forse ad una svolta alle indagini per l'atroce delitto di Roma, la ragazza uccisa in un ufficio con decine di coltellate. Sentiamo. Un altro portiere di un altro... Uno spiraglio si è aperto nel caso della ragazza uccisa con 29 coltellati in un ufficio a Roma. Alle 14 circa la squadra mobile ha eseguito un fermo giudiziario per omicidio volontario. È stato fermato il portiere dello stabile dove è avvenuto il delitto. Si chiama Pietrino Vanacore. La polizia ha tenuto a sottolineare che l'uomo è stato fermato sulla scorta di una serie di indizi. 2 gli elementi che hanno attirato gravi sospetti sul portiere. Il primo, non sa spiegare cosa abbia fatto tra le 17:30 e le 18:30 e l'ora in cui è accaduto il delitto. Il secondo elemento è che sono stati trovati degli schizzi che sembrerebbero essere di sangue su una delle sue tute di lavoro. L'uomo per ora è nel carcere di Regina Coeli. La cronaca, il Tribunale della Libertà ha deciso Pietrino Vanacore è stato scarcerato. Il giorno della sentenza del Tribunale della Libertà. Immensa. Una gioia immensa. Ecco, di quel giorno cos'è la cosa che ricorda di più? La cosa che le ha fatto più piacere? Certo, tornare in libertà, ma qualche segno d'affetto, di stima? Riabbracciare i miei, scontato. Riabbracciare i condomini, che sono molto, molto solidali. E abbracci veri, ma veri. Pietrino Vanacore nasce in provincia di Taranto da un'agiata famiglia di commercianti, ma dopo il fallimento dell'azienda lavora per 30 anni come ore. Si sposa molto giovane e ha 3 figli. Problemi di salute complicano una vita già faticosa e sfortunata. La moglie viene ricoverata per 3 anni a Pietra Ligure per una tubercolosi renale e Pietrino, ogni fine settimana, si sobbarca più di 400 chilometri per poterla abbracciare. Guardavo solo il mio lato familiare, la moglie che amavo tanto, i figli. La moglie che lei ha perso, quanti anni fa? Nel 73, quindi. Dopo una malattia lunga? Lunghissima, di 11 anni. Forse da tutte le disavventure avute, la buonanima, più il figlio. Il figlio mi è stato meno amato anche, quindi anche lui 3 anni di malattie, affetto da cancrena, e quindi mi ha marcato moltissimo. Forse è quello, la sofferenza di tanti anni fa, di tanti anni avuta. Nei primi anni '80 Pietrino, rimasto solo con 3 figli, sposa Giuseppa De Luca, una giovane vedova, pugliese come lui. La vita continua piena di fatiche, rinunce e sacrifici, finché nel giugno del 1986 corona il sogno della sua vita, conquista un portierato. Il condominio è quello di Via Poma, numero 2. Io avevo trovato una serenità sia nei riguardi dei condomini e nei miei familiari. Respiravo, incominciavo a respirare questi 4 anni. Il 7 agosto 1990, giorno dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, inizia per lui l'ultimo calvario. Il 10 agosto viene arrestato con l'accusa di omicidio volontario e rimane in carcere per 26 giorni. Che sensazioni prova di nuovo a casa? Come aver risuscitato, quindi una gioia immensa, quella di mia e dei familiari. Però no, come ripeto, non cessa l'amaro di ancora non aver scoperto il malfattore, insomma, quello che ha scommesso il fattato. Ecco, e quindi io lo spero che al più presto venga fatta giustizia. Il procedimento viene archiviato il 26 aprile del 1991 perché gli indizi raccolti si rivelano inconsistenti. Ma 2 anni dopo ritorna al centro dell'inchiesta con l'accusa di favoreggiamento, accusa dalla quale sarà prosciolto in via definitiva nel 1995. Il 12 marzo 2010 Vanacore avrebbe dovuto testimoniare a Roma nel processo a carico di Raniero Busco, ma ecco l'ultimo colpo di scena. 3 giorni prima il suo corpo viene trovato senza vita in mare, nei pressi della scogliera di Torreovo, non lontano da Monacizzo, il piccolo paese dove si era ritirato ormai in pensione nella metà degli anni 90. Il suo misterioso suicidio getta un cono d'ombra sull'intera vicenda. Nessuno saprà mai se Pietrino Vanacore, uomo sfortunato e fedele, ha voluto portare con sé qualche inconfessabile segreto.
uffici. Le chiavi con il nastrino giallo sono state sequestrate alla portiera De Luca presso la portineria il 21 agosto del 90. Ce l'avevo io, me l'avevano lasciato come ogni tanto me li lasciavano. Il mazzo di chiavi con il nastrino giallo non era il mazzo già in uso alla portineria, perché i portieri avevano altre chiavi, ma era il mazzo di scorta degli ostelli. Le chiavi con il nastrino giallo erano appese, mi pare, a uno stipite della porta in linea di massima. Sì. Sono state riconosciute da una delle dipendenti degli ostelli come le chiavi di scorta degli ostelli, il mazzo in più, ossia il mazzo che si trovava attaccato ad un chiodino a fianco del portoncino degli ostelli dal lato interno di scorta. Dunque non vi era alcuna giustificazione del possesso di tale mazzo da parte dei portieri. Il sequestro delle chiavi col nastrino giallo, quindi proprio di queste chiavi, presso i portieri, dimostrano che il portiere ha scoperto il cadavere prima dell'arrivo della sorella della vittima. È entrato negli uffici degli ostelli dalla porta verosimilmente socchiusa, ha scoperto il corpo della ragazza, seminuda e coperta di sangue, nell'ufficio del direttore, del dottor Carboni. Ha pensato ad un incontro clandestino finito male, non ha chiamato la polizia, è andato nell'altra stanza, ha telefonato dimenticando l'agendina, la vazza, sul posto. Senta, sull'agenda di quella agendina rossa, la Lavazza, c'erano i numeri di Volponi, Bizzocchi? Il problema è che questa agendina non è stata trovata. Dunque è stata restituita a Banacore? È stata restituita dal papà di Simonetta alla polizia. E poi? Si sono perse le tracce. Vabbè. Quindi il portiere è entrato, ha scoperto il corpo prima della sorella della ragazza, ha fatto quelle telefonate. Perché nessuno ci dice che fine hanno fatto queste telefonate e sarebbe interessante saperlo. Qualcuno ha risposto? Nessuno ha risposto? E nell'uscire ha preso le chiavi e si è chiuso dietro la porta a chiave con queste chiavi. Perché Vanacore, semplice portiere, si assume la responsabilità di alterare la scena del crimine sottraendo le chiavi e chiudendosi la porta alle spalle? E se qualcuno gli ha risposto, perché non gli ha detto chiama la polizia perché noi non c'entriamo niente? Il punto è questo: sulla base degli elementi di prova acquisiti vi è motivo di ritenere che suo marito avesse scoperto il corpo. Suo marito le ha mai confidato questo? No, se aveva qualcosa da dire me l'avrebbe detto mio marito. Mai niente. Mai niente. Neanche successivamente? Mai. In occasione anche della perquisizione? No, mai. Ma questa ricostruzione è interessante, è logica, ma io avrei preferito anche sapere il perché. Vanacore si trova sulle scale, siamo intorno alle ore 20, l'ora in cui tutti i portieri del mondo si godono il meritato riposo. E allora, che dobbiamo pensare? Che Vanacore facesse la ronda per le scale alle 20 del pomeriggio, alle 20 di sera, in un eccesso di zelo lavorativo? Mi pare fuori dalla realtà. Lei ricorda se qualcuno l'ha cercata la sera del 7 agosto 90? Telefonicamente? Lei aveva il telefono nella tenuta di Tarano? No, io non l'avrei, me ne ricorderei perché... Ecco, quindi lei non aveva un'utenza fissa nella sua residenza io di Tarano? Quando andavo in campagna desideravo stare con la tranquillità. Io ho messo il telefono quando ho avuto mia madre che stava poco bene, allora avevo necessità del telefono. E come recapito, aveva lasciato il numero fisso di casa del suo fattore Mario Macinati? Siccome Macinati era la persona che era più vicina a me in quel periodo, sicuramente ho detto nel caso telefonato a Macinati. Qual era il rapporto di lavoro che legava Macinati a lei? Veniva il sabato, la domenica, e veniva con la moglie e quindi non mi curava un pochettino la casa, il giardino. Signor Angelone, dunque parliamo delle telefonate che lei ha ricevuto la sera del 7 di agosto del 1990. Sì. Sono due telefonate, la prima a che ora?
Una verso le 8 e un quarto e mezzo, non mi ricordo. La seconda? La seconda alle 11 e 11 e un quarto, così, perché non ricordo precisa l'ora. Era sempre la stessa persona che chiamava? Sì, sì, sì. E dal tono della voce lei ha riconosciuto, era maschio, femmina, giovane, vecchio? No, era un uomo. Un uomo? Sì. E lei non è in grado di dire chi poteva essere dei dipendenti? No, siamo dell'Ostello. Siamo dell'Ostello. Ecco, questa è la parola che diceva, sempre però, sempre così, ogni volta che telefonava. Che cosa le chiede la persona che chiama lei al telefono? Niente, e cercava l'avvocato Caraccio, dico l'avvocato Caraccio sta a casa sua, sta sua a casa in Campagno stava. Mi scusi, segue un attimino il ragionamento, signore. Questa persona chiama, cerco l'avvocato Caraccio, lei dice Sì. Non c'è, sta a casa sua. Sì. Poi? Questo che dice? Vado a chiamare? No, non mi ha detto valla a chiamare, ha detto, non mi ha detto niente, ha detto se non c'è lì non va niente. Poi alle 11 e un quarto invece? Verso le 11, 11 e un quarto mio marito stava a dormire e io mi stavo andando a dormire, ha ritelefonato un'altra volta. Mi ha detto che era urgente, io ho detto però mio marito dormiva, come faceva? Andava a chiamare. Scusa. La prima delle due telefonate arriva alle 8:30, quindi prima che l'omicidio fosse stato scoperto da Paola Cesaroni, che ricordiamoci arriva in via Poma quasi alle 23. Un'altra telefonata del medesimo tenore giunge a casa Macinati più tardi, verso le 23:30. Ad avviso del pubblico ministero, vi è fondato motivo di ritenere che l'autore delle telefonate sia stato Pietrino Vanacore. Allora, signor Macinati, il problema è questo. Lei ha detto che aveva conosciuto il portiere Vanacore e lei ha detto ai carabinieri che era pure una persona squisita. Dopodiché l'abbiamo chiamata noi. Lei a noi invece ci ha detto una cosa diversa. Ha detto: è vero che la sera del 7 agosto sono arrivate 2 telefonate dagli uffici degli Ostelli. Ha risposto mia moglie. Era uno che diceva di chiamare dagli Ostelli e di avere bisogno di parlare urgentemente con l'avvocato Caracciolo. Sì. Però sì. Quando le abbiamo chiesto se era Vanacore e se lei lo conosceva, lei a quel punto ha detto Vanacore mai conosciuto. Mai. Poi intercettazione ambientale in macchina. Lei ne parla con suo figlio che la rimprovera delle sue contraddizioni e alla fine dice non l'ho detto perché se lo sa l'avvocato si incazza, perdonate la parola ma è quella che ha usato lei. Allora io le chiedo perché lei prima ha ammesso questa circostanza con i marescialli e poi l'ha negata? Sì, io stavo in uno stato depressivo, adesso ho fatto la risonanza, le cose, e tante cose neanche mi ricordava. Scusa, io siete di una cosa, arrivate queste telefonate, come arrivava sempre 100.000 volte, per di 100.000 volte io mica riconti, siamo dell'Ostello della gioventù, ma lei ci è tornato l'avvocato Caraccio, ma io fammi capire, ma se ci doveva andare, ma se no io devo fare 16, 32 chilometri per andare a dire avvocato, a telefonata quelli dell'Ostello, grazie Mario. Le cose, alla mattina sono andato su, verso le 8:30, no. Aspetti, ma poi è arrivata una seconda telefonata alle 11 di sera, Sì. di nuovo dicevano è urgente e abbiamo visto anche noi che l'avvocato Caracciolo è una persona iraconda. Possibile mai che lei non si sia preoccupato di quanto lui si potesse arrabbiare nel caso in cui dopo ben 2 telefonate in ora serale in cui si rappresentava un'urgenza lei non gli andasse a dire niente? Signor giudice, ma questi matti che stava sempre a litigare dentro l'azienda, quelle cose e quell'altro, diceva sempre che... Matti, aspetti, che non si capisce questo riferimento. Dico, questi matti dell'Ostello che stava sempre a telefonare, che litigava interna all'azienda,
capito? Quello che voleva indennità di cassa, quello che voleva quello per motorino. Ma tu ti metti a sentire questa gente lì. Senta, è una cosa diversa, questa volta era sera tardi, era dopo cena. Non era per motivi d'ufficio e lei ha riconosciuto che quello che telefonava era Pietrino Vanacore e perché poi ha detto neanche lo conosco. Sì. Dica la verità, noi vogliamo sapere se lei la mattina successiva è andato ad avvertire l'avvocato. Sì. Macinati è venuto ad avvertirla? No. Che la cercavano urgentemente dagli ostelli? No. Lei vuole escludere in quest'Aula che il signor Macinati le abbia riferito di aver ricevuto una telefonata da Via Poma? Lo vuole escludere sotto giuramento? Lo escludo. Io non lo escludo. Ma lei non si sarebbe dovuto, diciamo così, arrabbiare se il suo factotum, ricevute ben 2 telefonate in ora serale in cui si rappresentava l'urgenza di parlare con lei, non l'avesse avvertita? Ma io non, scusi, se io non lo sapevo. Beh, poi l'ha saputo. Da chi? Mai. Non l'ho saputo mai. No, prego, dica. È una cosa che dica. so adesso. Lei sa quando poi è andato a riferire di queste telefonate? La mattina dopo, quando è andato al lavoro, diciamo, quando è salito sopra in villa, è andato al lavoro. Io alla mattina, le cose, questo come quando avesse successo adesso, ho detto, avvocato, guardi che ha telefonato 2 volte sti matti dello Stella, vede quelli che cazzo vogliono. Glielo chiedo l'ultima volta, è una domanda diretta e poi non gliene faccio altre. Sì. Allora, la telefonata del 7 agosto 1990 alle 8:30 e anche quella delle 11, le ha fatte il signor Vanacore? No, scusa, siamo dello Stelio. Va bene. Ma di fronte a Dio, non lo conosce, mi sono sbagliato, basta. Mo arrestami, mo io sai, mi sono sbagliato. Scusa il termine, però la bugia non la dico, però la bugia, poi a Nangalera, però non dica bugia. In quale momento ha saputo del delitto? Cerchi di ricordarlo bene. Io non me lo ricordo, io so che la mia sensazione è che è venuto da me in campagna il signor Sibilia. La mattina dopo, un altro giorno dopo, non lo so, e mi ha comunicato di questo fatto. Poi non mi ricordo più niente. Non conoscendo, non essendo dipendente dell'associazione, non altro, a parte il naturale dolore, non potevo esprimere altro, cioè, nei confronti di una persona che riguardava un'altra società, che era dipendente di altri. L'avvocato Caracciolo di Sarno. Tanto è cinico il comportamento di questa persona che gli stessi pubblici ministeri, il dottor Cavelloro e la dottoressa Calò, praticamente gli fanno un rimprovero. Dice: ma come? È morta una ragazza così giovane in questa maniera ignobile all'interno dell'ufficio di cui tu hai la rappresentanza e ti dimentichi completamente di essa? La risposta è stata assolutamente disarmata e sconcertante. Ma che mi importa? Non era mica una mia dipendente. Eppure è l'avvocato Caracciolo di Sarno che decide che Simonetta, contrariamente alle richieste, vada lì a lavorare il pomeriggio da sola. A Simonetta gli ho anche detto, guarda, se devi fare il lavoro per non stare, tra virgolette, sola il pomeriggio, anche perché lì il mese di luglio e d'agosto di pomeriggio è il deserto in quella zona. Ho detto, preferibilmente magari queste 3 ore che devi fare qui se le puoi fare la mattina. Perché non è venuto a lavorare di mattina, come per esempio aveva proposto Menicocci, come aveva proposto la Baldi? Questo non glielo so dire. Non sa chi ha deciso? Ma in genere è il presidente Caracciolo che decideva, perché era lui il massimo grado. Chi decide che deve continuare la sera da sola, il pomeriggio da sola? L'avvocato Caracciolo. Le direttive chi le dava? Chi decideva i turni di lavoro? Chi decideva come doveva essere organizzato il lavoro e quant'altro? Delle
Teoricamente c'era un direttore di segreteria. Devo dire che ho aiutato molto spesso il direttore di segreteria nei suoi compiti, aiutarlo per trovare delle soluzioni sul piano pratico. E non dava le direttive? Che ha detto? Io? Sì. Beh, ovvio, tutte le mie soluzioni, poi gli altri le interpretavano come mie direttive. Allora, lei ha detto prima di Cesaroni. Conosce? Non l'ho conosciuta, non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita, non sapevo il nome, non sapevo niente. Questo è il punto di fatto, quello che le posso dire. Il resto, gli altri, quello che possono pensare gli altri, non lo so. Negherà addirittura di averla mai conosciuta. Eppure, sulla rubrica di Simonetta ci sono 2 numeri, non uno, 2 numeri di telefono dell'avvocato Caracciolo. E teniamo presente che questo qui era l'unico numero che riguardava gli ostelli della gioventù presente nell'agenda di Simonetta, nella rubrica di Simonetta, veramente l'unico. È credibile che la conosca, che non l'abbia mai vista, mai conosciuta, non sappia neanche se fosse maschio o femmina? Ma se lei sa se Simonetta avrebbe dovuto continuare il rapporto con la Reli o con il comitato regionale? Allora, io le posso solamente dire che siccome mi aveva telefonato credo un paio di volte, forse una volta, l'avvocato Caracciolo per sapere della contabilità, e gli avevo suggerito, visto che Menicoccia appunto mi diceva che la Simonetta era molto brava, aveva imparato bene, ho detto ma perché non propone a questa ragazza di essere assunta? E lui, non dico che mi prese a parolacce, comunque quasi, dicendo che la persona guadagnava, le persone all'esterno dell'AIG guadagnavano moltissimo, gente molto brava, e in seguito ho scoperto che questa società in realtà non era uno studio commercialista così importante e così grande. Ma l'avvocato Caracciolo conosceva la consistenza di questa Reli? Erano suoi amici, io penso di sì. E lui, che prenderà a male parole la signora Baldi quando le proporrà di risolvere radicalmente il problema assumendo Simonetta. Si opporrà a male parole adducendo anche una motivazione bugiarda, perché dirà ma che cosa vuole che questa ragazza che sta in una struttura enorme, una struttura di commercialisti enorme, chissà quanto guadagnerà, viene a lavorare per noi in un ente pubblico da 4 soldi a prendere 2 lire di stipendio? E questo abbiamo visto che era la bugia solenne, perché l'attività di Bizzocchi e Volpone si limitava ad una stanzetta dell'appartamento occupato dalla madre di Bizzocchi e la si svolgeva come secondo lavoro, perché entrambi erano occupati altrove. Ecco, lei negli anni successivi a questa vicenda ha anche avuto delle difficoltà di tipo familiare che hanno poi portato alla separazione? Non c'entra niente questa vicenda, anche perché mi sono separato da mia moglie nel 2002, 12 anni dopo. Non c'era assolutamente, era una questione personale per me e mia moglie. Ecco, no, io glielo chiedo per comprendere quale sia stata la ragione che l'ha portata addirittura a pubblicare un libro su questo. Ma il libro c'era un carattere prettamente commerciale. Il suo libro può dare una mano alle indagini? Senz'altro sì, ci sono delle cose nuove che devono essere viste e bisogna riflettere su queste cose. Qual è il motivo che l'ha spinta a individuare altre responsabilità o comunque un probabile colpevole? Guardi, per quanto riguarda il libro, le dirò francamente che bisognava dare una svolta a questo libricino, perché non è un libro, è un libricino. E il giornalista Conchione, che ne curava un po' tutta la parte, mi disse ma perché non cerchiamo di dargli un finale un po' thriller, un po' praticamente che lascia un po' in sospeso. Dico va bene, basta che riusciamo a vendere il libro, dico io, non ho nessun motivo per non farlo. Il Volponi ha avvicinato la mia mattina e le ha detto si ricorda di me, io sono stato qui altre volte, perché lei non era tanto convinta di andare su. E io l'ho visto, ero lì di fronte, gli altri erano un po' più distanti e la mia mattina ha detto sì, adesso che la vedo mi ricordo di lei. Io non posso che ribadire il fatto che praticamente io in Villa Poma non c'ero mai stato
per il semplice ragione che si interessava tutto il mio amico Bizzocchi, che poi la portiera abbia detto che mi conosceva, non lo so perché lo dica. Ho aperto la guardiola e mi ha detto: signora, sono Volponi, si ricordi di me? E basta. Lei ha detto questo? Io non ho detto assolutamente questo. Non ho detto questo. Non ho detto assolutamente questo. E praticamente rivolgermi alla portiera dicendo sono Volponi, mi riconosce, che senso ha? Questa è la dichiarazione che ha fatto la signora De Luca. Certo, la signora può dire ciò che vuole. L'ha fatta anche in sede di può dire ciò che vuole, ma non. Certo, ognuno. Carità, io non so, uno dei due certamente dice qualcosa non vera. Ovviamente. Certo. E lei si è ricordata di conoscerlo? Lo vedevo lì e veniva lì. E veniva ogni quanto? Vedevo quando facevano le riunioni, che so che facevano delle riunioni e venivano tutti assieme. Quando siete saliti per le scale, perché dunque 4 persone vanno in ascensore e 2 vanno a piedi va lei e Volponi. Durante il percorso il Volponi ha mai avuto esitazioni, dice dove sta, vediamo, forse qui, forse lì, al primo piano, al secondo? No, una cosa che ricordo, adesso che mi ci fa pensare, non ricordo a mia memoria che la portiera quantomeno diretto a me ha detto è il terzo piano, ok? Quindi che succede? Che Volponi intanto era andato su, io gli vado dietro, credo che intorno al secondo piano io mi sono fermato come per dire ma saliamo, dove dobbiamo andare? E lui mi ricorda, dice no, non è qua, è più su. Quindi più su significava al piano sopra, perché poi arrivati al terzo piano sì, mi ricordo che c'era una targa qualcosa che potesse indicare comunque direzione dell'ostello, una cosa del genere. Senta, i datori di lavoro di Simonetta, quindi Volponi e Bizzocchi, sono mai venuti negli uffici di Via Poma quando c'era lei? Lo ricorda? Mi sembra una volta Bizzocchi. Mi sembra una volta, perché c'era un problema per quanto riguarda un problema sull'IVA. Lei in una dichiarazione dice nel dettaglio che in sua presenza Simonetta incontrò il signor Volponi presso gli uffici di Via Poma. Questo risulta... Sì, quando è stata presentata. Quando è stata presentata. Senta, secondo lei Volponi e Bizzocchi avevano conoscenza di dove erano questi uffici esattamente? Sì. Il fatto che nelle fasi precedenti alla scoperta del cadavere il Volponi sia fortemente agitato, ci vuole raccontare l'atteggiamento di Volponi, quello che lei ha percepito dell'atteggiamento di Volponi? Ma lui era particolarmente ansioso, come posso dire, non so, anche in macchina, ha guidato il figlio, lui aveva sempre le mani così, parlava in continuazione, insomma era molto nervoso, però non conoscendolo io non posso dire se questo fosse poi il suo modo di fare, cioè io ho notato questo. Ci vuole spiegare le ragioni di questo? Beh, è molto semplice. Il fatto, prima di tutto, non si trovava sta ragazza. Sono ormai le 10 di sera, le 10 e mezza di sera, dove sta? Un padre responsabile dice, ma dove sta sta ragazza? Che fine ha fatto? E quindi un po' il carattere mio, che è un carattere praticamente molto agitato, eccetera, hanno fatto sì che praticamente fossi agitato, ma... nulla pensava che praticamente poteva essere successo qualcosa di così grave. L'atteggiamento di Volponi era tranquillo? Era agitato? Come era? Ma guardi, poi chiaramente dopo siamo venuti a sapere che è un tipo molto ansioso, molto, come dire, sì, ansioso credo sia la parola giusta, e quindi anche quella sera sì, ci ha mostrato sicuramente ansia, forse più lui che noi. Questo sì, è una cosa che ricordo bene, era abbastanza teso, insomma. Era particolarmente agitato, molto di più di quanto potevo essere io che stavo cercando mia sorella, e comunque in una condizione dove certo non si pensava di trovare una situazione di quel genere o di cercare un cadavere, ecco. Tanto agitato, dice Paola Cesaroni, molto più agitato di me, che ne avevo motivo, sono indice di un qualche cosa che forse qui non è stato rivelato. Forse Volponi conosceva alcuni dettagli che non sono mai emersi in questo procedimento. Esclude di essere stato in qualche modo posto a conoscenza del fatto che era avvenuto prima?
Sì, Che certo. per questo fosse agitato? Certo, no, assolutamente no. Cioè, non è immaginabile una cosa del genere. Bene, Volponi, che era tanto agitato, la sera in cui Paola Cesaroni lo va a trovare e gli pone il problema della ricerca di Simonetta, era tanto agitato e tanto ansioso per la sorte di questa ragazza che il giorno dopo, il mattino dell'8, si presenta a casa di Cesaroni, e questo ce lo dice Paola Cesaroni, è confermato del relato anche dal padre Claudio Cesaroni, si presenta a casa di Cesaroni e non ha assolutamente nessun tipo di comprensione, nessun tipo di partecipazione al dolore di questa gente così straziata, era stato lasciato via Simonetta, e sparisce, non si fa più né vedere né sentire. Simonetta il martedì mattina è in possesso di un assegno di 330-340 mila lire della società che ha lasciato a casa. No, questo assegno, di questo assegno non lo so. Ma lei il giorno 9 è andato a casa di Simonetta per prelevare l'assegno? Sì, di averlo visto, io mi ricordo questo fatto, di aver visto questo assegno là che era della Reli, di averlo preso. Cioè, me lo ricordo proprio, certo. Però cioè lei mi faccia capire, lei è stata a casa di Simonetta, ha visto un assegno sul tavolo, dice questo è mio, l'ho preso. Sì. E il Volponi entra nell'appartamento, entra per primo, tutti gli altri stanno sul pianerottolo. Sfrutta la luce interna, la luce del pianerottolo, perché all'interno non è stata accesa nessuna luce, sfrutta la luce interna del pianerottolo, sfrutta la luce che filtra dalle finestre per entrare nella stanza di fronte all'ingresso, quella che dalla planimetria viene indicata come la stanza numero 3. Fa una sommaria ricognizione, esce e così sembra che lui voglia in questo modo, uscendo, finire l'accesso. Tanto che la signora De Luca gli dice: ma guardi che l'appartamento è grande 200 metri, cerchi altrove. Lui a questo punto si dirige verso la stanza numero 1, cioè la stanza del dottor Carboni dove è stato trovato il cadavere, arriva sull'uscio, non fa in tempo ad arrivare sull'uscio che è semiaperto, torna indietro con le mani nei capelli e dice nell'ordine: bastardo, tenete Paola, Antonello venga a vedere. Così lui è entrato e dopo un po' è uscito dicendo: oddio, Dio, bastardo, qualcosa del genere. Bastardo? Non so a chi era riferito. Lo ha detto o non lo ha detto? E se lo ha detto, perché? Essere quasi sicurissimo di averlo detto non lo sono, però posso dirle con molta franchezza che chi aveva fatto una cosa del genere poteva essere soltanto che un bastardo, non c'erano altre parole. Il fatto di averlo detto al maschile è una questione, uno si rivolge in senso generale, non è che si rivolge bastardi, bastardo, bastarde, bastardo. Una cosa del genere può farla solo un bastardo. Ha visto per terra un corpo? O ha visto per terra Simonetta? Io ho visto per terra questo corpo. Un corpo. E poi ha detto anche: fermate Paola. Sì, esatto. Non è che per caso, ricordando bene, qualcuno gli aveva già detto che Simonetta era stata ammazzata? Nessuno mi ha mai detto niente a me. Ma lei lo nota da solo questo contrasto? Lì c'era un momento di travaglio, il tempo passava, la ragazza non si trovava, è tutto qua. Ha mai pensato, oltre che al bastardo, se il bastardo si riferiva a qualcuno? Assolutamente no, bastardo era un termine generico per dire chi ha fatto una cosa del genere. Perché grida bastardo? Forse perché sapeva che Simonetta inconsapevolmente andava ad un incontro che per lei poteva essere sgradevole e lui era a conoscenza che sarebbe venuto questo incontro? Questi dubbi e questi misteri hanno pesato come macigni in tutta l'inchiesta dal 1990 al 2008 e io ritengo che peseranno anche nella vostra decisione. Nel 1990, il pomeriggio, praticamente mi sono riposato, stiamo parlando del pomeriggio, mi sono riposato fino a verso le 4:30 e praticamente poi sono andato nella mia tabaccheria che sta a Via Giolitti e io sono rimasto in tabaccheria fino intorno alle 7:15, 7:10. È ovvio che è stato anche riscontrato l'alibi di Volponi, perché lui sostiene che all'ora del delitto è praticamente dalle 16:30 in particolare in poi lui si trovava in tabaccheria. Questa circostanza è stata accertata e
colui che fornisce l'alibi e che conferma le dichiarazioni di Volponi è Cipollone Gaetano. Successivamente era nato il procedimento 1077 del 92 a carico di Federico Valle per omicidio e di Pietrino Vanacore per favoreggiamento. È l'aprile del 92 quando Roland Woller fa il suo ingresso nell'inchiesta. Austriaco, sorvegliato speciale con l'obbligo di firma al commissariato Flaminio Nuovo. L'austriaco racconta di una telefonata con Giuliana Ferrara, madre di Federico Valle, del 7 agosto del 90. Mio figlio è rientrato sporco di sangue e ferito a una mano. Quel giorno si sarebbe potuto recare dal nonno, l'anziano architetto Cesare Valle, che abita all'ultimo piano di Via Poma. Obiettivi su Federico Valle, dunque. 20 anni, anoressico, un tentativo di suicidio alle spalle. L'identikit psicologico sembra combaciare con quello dell'assassino. Il 16 giugno del 93 il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio di Federico Valle, con l'accusa di omicidio volontario. La Camera di Consiglio dura poche ore. Il verdetto non lascia spazio al dubbio. Federico Valle prosciolto per non aver commesso il fatto. Alla pubblica accusa non resta che ricorrere in appello. Niente da fare. La quarta sezione respinge il ricorso e così faranno i giudici della Suprema Corte di Cassazione. Sarà fatta giustizia. Hai da dire qualcosa? Sarà fatta giustizia. Proscioglimento totale. Totale.